Bentornati ad un nuovo episodio dei Beceri Videoludici Show. Upscaler, a che servono? Cosa fanno? Approfondiamo l'argomento, ma prima sigla. Il mio vecchio Super Nintendo, quanti ricordi, non vedo l'ora di poterci giocare. SCART, alimentatore, pad e vai con F-Zero. C'è qualcosa di strano. No, ma cos'è? No, no, no! Qualcosa del genere sarà capitata anche a voi. Non ricordavo fosse così brutto, meglio giocare la remastered, meglio usare l'emulatore. Sì, sono opzioni condivisibili, ma c'è chi, come me, ama collegare le sue vecchie macchine alla TV e non sempre si ha a disposizione un CRT dell'epoca. E allora come fare? Per capire bene come stanno le cose è necessario fare una piccola introduzione. Lo standard utilizzato dalle nostre vecchie console, che all'epoca venivano obbligatoriamente collegate ad un televisore a tubo catodico o CRT, buttava fuori una risoluzione di 240p per l'NTSC e 288p per il PAL ed il SEGAM, dove P sta per progressivo, quindi una serie di immagini in sequenza esattamente come siamo abituati oggi con i nostri display moderni. Ma le TV dell'epoca erano pensate per un segnale interlacciato. Avete sentito nominare tante volte 480i per l'NTSC o 576i per il PAL? Ecco, la I sta per interlacciato, che in soldoni vuol dire che il tubo disegnava tutte le linee pari del primo frame, poi tutte le linee dispari del secondo, tutte le linee pari del terzo e così via, 60 volte al secondo per l'NTSC, 50 volte al secondo per il PAL. Il concetto di persistenza retinica o superiore, a seconda di chi vogliamo fidarci, sia la persistenza sui fosfori del televisore, faceva in modo che si percepisse un'immagine intera ed anche molto fluida. E allora, come facevano le console ad essere progressive ed a sfruttare tutti e 60 i frame? Attraverso un segnale particolare mandato alla TV, riuscivano a forzare il raggio del tubo sulle stesse linee ad ogni passaggio, lasciando una riga vuota. Da questo deriva anche il senso di autenticità che proviamo quando attiviamo le famose scanlines sulle TV o monitor digitali, proprio perché, essendo vuote, erano molto più marcate sulle console che sui programmi televisivi che invece riempivano interlacciando. Le TV moderne, che siano Full HD o 4K, mal digeriscono questo tipo di segnale che era lo standard almeno fino a PlayStation 1, Saturn e Nintendo 64, anche se ogni tanto anche queste macchine utilizzavano l'interlacciato in alcuni momenti di gioco. Quindi, quando una TV digitale riceve un segnale 240p, nella maggioranza dei casi non è in grado di gestirlo. Più grave, penserà di ricevere un segnale interlacciato ed applicherà tutti i suoi processi per deinterlacciarlo. La proprietà emergente può variare, ma in molti casi l'effetto finale sarà questo. Potete notare come non appena ci sia del movimento inizino tutta una serie di artefatti, lo schermo inizia a muoversi ritmicamente in su e in giù. Inoltre, i filtri di ammorbidimento dell'immagine vengono applicati agli sprite in movimento.
Il famoso blinking utilizzato per vari effetti video, come ad esempio l'invulnerabilità del personaggio dopo essere stato colpito, vengono a mancare. Tutto questo, oltre ad un'immagine video terribile, darà anche un bel po' di input lag per via dei processi in atto. Se non sapete cos'è, è quel ritardo nella risposta ai comandi che vi farà posare il joypad anche dopo che sarete riusciti a soprassedere sulla grafica. Le cose non vanno molto meglio con i vari convertitori SCART HDMI a basso costo che vengono venduti dai vari store. Lo stesso identico problema della vostra TV. Quindi, oltre ad aggiungere un ingresso SCART, se questa non dovesse averla, non farà molto altro, anzi, vi aggiungerà un bel po' di input lag. C'è un altro problema: quasi tutte le console dell'epoca escono anche in RGB nativo, ma non vuol dire che voi disponiate necessariamente del cavo che occorre per usufruire di questa uscita di altissima qualità e pulizia. Alcune macchine come il NES o il Master System 2, ma anche Nintendo 64, 3DO, CDI, non hanno neanche questa possibilità ed utilizzano il composito, altrimenti bisogna accontentarsi addirittura del cavo RF, il cavo antenna per intenderci, a meno di non fare mod importanti, ma questa è un'altra storia. Inoltre, le macchine prima di arrivare in Italia subivano una revisione che le adattavano allo standard PAL. Quindi, se si dispone di una macchina italiana o comunque europea, diventa necessaria la modifica a 60 Hz per giocare i giochi come erano stati pensati in origine, sia nell'aspetto che nella velocità. Solo pochi titoli venivano ottimizzati, come ad esempio Super Mario Bros. 3, ma questo comunque non ci libera dalle terribili bande nere in alto e in basso, e quindi un'immagine schiacciata verticalmente e dal fatto che il gioco andrà comunque a 50 frame al secondo, quindi leggermente più scattoso. Di tutti questi problemi ci occuperemo in episodi successivi, anzi fateci sapere nei commenti se questi argomenti vi interessano. Basti sapere per ora che sono problematiche che incidono non poco sull'esperienza di gioco. Qual è la soluzione allora? Beh, qualcuno fortunatamente ha pensato a noi vecchietti creando dei device che servono proprio a questo scopo. I più quotati sono sicuramente FrameMeister ed OSSC, Open Source Scan Converter. Il FrameMeister è stato appannaggio di pochi per via del suo prezzo elevatissimo, una media di 400 euro che non è mai calato per tutta la durata della sua vita e, dato che non è più in produzione dal 2019, risulta sempre più difficile reperirlo. Resta comunque un'ottima scelta per chi vuol fare streaming per via della sua compatibilità quasi piena con le schede di acquisizione e dalla possibilità di collegare anche in composito ed S-Video, mentre il suo rivale digerisce solo RGB e component. Inoltre il deinterlacciamento del FrameMeister è molto efficace con console tipo PS2 che hanno tanti giochi in 480 interlacciato. Comunque anche l'upscaling del 240p fino a 1080p non è niente male e la qualità è più che ottima, tutto al costo però di circa 2 frame di input lag che alcuni soffrono, altri no, quindi è una cosa molto personale e come sempre a voi la scelta. L'OSSC invece, partito un po' in sordina per via di alcuni problemi iniziali, non ultimo non uscire HDMI ma DVI e dover collegare l'audio a parte, ha avuto da parte del suo creatore, il finlandese Markus Jänkari, spero di averlo pronunciato in modo decente, una serie di aggiornamenti sia hardware che software prendendosi di prepotenza il posto di re degli upscaler, anche se alla fine un upscaler non è. Viene definito line doubler e funziona diversamente dal FrameMeister. Qui si moltiplicano le linee e non solo per 2, ma si arriva fino all'incredibile moltiplicatore di 5x, con una risoluzione d'uscita di 1920x1980 fino a 1920x1200, senza aggiungere nessun lag. Incredibile, vero? Questo accade perché mentre il FrameMeister aspetta che venga disegnato un intero frame, che poi viene processato e mandato a schermo con la risoluzione scelta in modo puro, nell'OSSC viene effettivamente duplicata ogni linea generata, una dopo l'altra, e non vengono applicati ulteriori processi. Un metodo molto più veloce, ma che è anche il motivo per cui a volte dà problemi di compatibilità. Infatti succede che
non processando l'immagine ottenuta, escano fuori risoluzioni non proprio precise. Il 1080 dell'OSSC difficilmente è, ad esempio, un 1920x1080 puro. C'è ancora di più, nel tempo ha ricevuto il tanto agognato HDMI e quindi anche l'audio integrato in un unico cavo, la possibilità di avere il menu on screen, la possibilità di importare i settaggi, varie opzioni per aumentare la compatibilità e limare l'aspect ratio, insomma tutta una serie di migliorie che l'hanno fatto diventare l'unica scelta possibile a mio avviso. Anche merito del prezzo, meno della metà di un FrameMaster e poco più di altri device come RetroTink 2X e Pro. Naturalmente, come potete vedere, è un po' grezzo nell'aspetto, ma vi assicuro che ha comunque il suo fascino con quello schermetto luminoso e tutti quei numeri. La facilità di utilizzo non è proprio il suo forte, ma per fortuna, fissati online come Firebrand X, hanno rilasciato tutta una serie di profili pronti all'uso. Una volta acceso potremo comunque utilizzare il profilo di base che non è niente male e poi successivamente approfondire console per console, sempre che abbiate RGB. Questo è importante perché in nessun modo accetterà composito anche se lo collegate in SCART. Il 5x ha una purezza di immagine incredibile. Shimmering e stuttering, problemi presenti con emulatori ed anche in FPGA come il Mister, qui sono del tutto o quasi assenti. Siamo tutti in attesa dell'uscita del Pro, ma ancora non si sa nulla riguardo la data d'uscita. Sembra che risolverà un bel po' di problemi di compatibilità ed anche un po' di attenzione in più per il segnale interlacciato che per ora non è proprio il massimo. Un altro discorso importante è che, per quanto su CRT potreste trovare la differenza irrisoria, quando andiamo in digitale diventa quasi necessario fare upgrade dei propri cavi SCART con alcuni di qualità, come ad esempio quelli venduti da Retro Gaming Cables, cavi doppi, schermati con la giusta sincronia, di cui parleremo in futuro perché adesso andremmo fuori tema. Cavi scadenti significano problematiche come interferenze, ringing, colori smorti e nei casi più gravi checkerboard, che è quel fastidiosissimo pattern che si crea sui colori pieni, di cui macchine come il Super Nintendo soffrono a iosa senza la giusta sincronia. Scegliete Ruma se potete. In descrizione troverete alcuni link utili allo scopo. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e dateci un bel mi piace ed iscrivetevi al canale. Ricordate che tutti i modi per supportarci sono in descrizione, dalla maglietta a PayPal a Patreon, qualsiasi cosa. Nel frattempo ci vediamo la prossima volta.